Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video mai visto su YouTube e neanche sul blog. Il sapone alla vera uva ha tantissime proprietà che vi lascio scritte in fondo, perché questo video è un po' lunghetto, quindi evito di stare a tergiversare. Una cosa importante: per questo sapone dobbiamo per forza usare la cera d'api, visto che l'uva contiene tanta acqua e tanto zucchero. Come avete visto a inizio video nelle ricette, c'è un piccolo sconto dell'acqua e quando poi metteremo il sapone nello stampo andrà lasciato in frigorifero per un'ora, un'ora e mezza, poi tirato fuori e fate passare le 48 ore per far sì che il sapone si solidifichi abbastanza per toglierlo dallo stampo e tagliarlo. Bene, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi volete sostenere il canale vi lascio in info box il link di tipi.com, ve lo lascio anche qua in cima, in cui potete fare una donazione libera oppure potete abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi. Eccoci ragazzi, allora prima cosa da fare assolutamente: pesare 150 grammi di uva, non di più, e per ogni litro di sapone, quindi se ne fate meno dimezzate le dosi e ne andremo a fare un purè. Voi direte dentro ci sono i semini, vero? Quindi cerchiamo di fare un purè ben fatto in modo che i semini facciano anche un bellissimo effetto scrub all'interno del nostro sapone. Mi raccomando, per questo sapone usate la cera d'api nei quantitativi che vi ho messo nelle ricette. Se non usate la cera d'api, diminuite il quantitativo di uva di circa la metà. Allora, tanto che aspettiamo che gli oli e la soda vadano a temperatura, vi devo dire alcune cose. Allora, in questa ciotola qui, del tutto facoltativo ma io l'ho fatto, ho messo un cucchiaino di mica rosa e di mica blu e in questo 2 cucchiaini di mica rosa e 2 di mica blu. Dobbiamo lavorare ad una temperatura più alta, quindi sui 50 gradi, perché abbiamo messo la cera d'api, quindi se andiamo sotto la cera si indurirà sulla superficie della pentola e non va bene. Seconda cosa, dobbiamo lavorare molto velocemente, quindi quando uniremo la soda agli oli diamo una passata veloce di mini primer, aggiungiamo la purea di uva, andiamo con un'altra passata veloce e versiamo nelle 2 brocche se vogliamo farlo colorato e andiamo ancora di mini primer e subito nello stampo. Questo perché? Perché gli zuccheri contenuti nella purea e la temperatura alta e la cera d'api tenderanno a far rassodare molto velocemente il sapone. Io in questo sapone metterò una fragranza, ma voi potete anche lasciarla completamente naturale. Eccoci, allora, tanto vi ricordo, se non avete mai visto come fare un sapone col metodo freddo e volete provare a farlo, andate a vedere la mia playlist ABC del sapone, in cui ci sono tutti i trucchi, le attrezzature, dove trovare i prodotti, le basi per fare il sapone. Bene, uniamo la soda con gli oli, andiamo di mini primer, traccia leggerissima, proprio una mischiata. Adesso metto l'uva, aggiungo la fragranza che ho acquistato su Happy Mold nelle 2 brocche, abbondo un po' che è una buonissima fragranza e verso nelle 2 brocche. Vedete i pezzettini di uva? No, ma questo sapone è stupendo ragazzi e non lo trovate su YouTube, questo forse ve l'ho già detto. È veramente una super novità per voi. Ok, versiamo nello stampo.
Bene, aspettiamo qualche minuto così faccio una decorazione col cucchiaino come vi ho già fatto vedere altre volte, che è molto bella come risultato finale del sapone. A dopo! Bene, noi ci vediamo tra 48 ore per il taglio, così vi faccio vedere come è venuto, vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, allora sono passate le 48 ore, tolgo il sapone dallo stampo. Mi raccomando, il passaggio del frigo non saltatelo, un'ora e mezza nel frigo prima di tirarlo fuori e farlo indurire le 48 ore successive. Guardate un po' che bello che è. Non so se attraverso la telecamera riuscite a apprezzare il colore violetto e bluastro che ha assunto. Tagliamo la prima fetta. Guardate un po' che bello. La stagionatura di questo sapone è di 5 settimane, non più di 4. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti, noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Guardate che bello l'effetto della buccia dell'uva sul sapone. Ciao ciao!